Con Garage and Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Oggi incontreremo i Bullet of Noise, che esordiranno con il loro primo album Rome is Burning, il quale ripercorre in 13 brani il Seattle Sound degli anni 90. Seattle, la capitale del grunge, che diede i natali al grande Jimi Hendrix e che a partire da metà degli anni 80, grazie al lavoro di realtà come la Sub Pop Records, si rivela una delle città più fertili di tutto il panorama musicale mondiale, producendo gruppi come Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Mudhoney, Pearl Jam e tanti altri. Gruppi la cui eredità influenza ancora oggi tante formazioni, come appunto i Bullet of Noise. Andiamo ad incontrarli! Ciao amici di Garage and Roll, oggi è una puntata un po' speciale, siamo qui al Legend Studio, storico studio di registrazione e sala prove della capitale, e che è un po' una seconda casa dei Bullet of Noise che sono qui con noi oggi, è vero ragazzi? Suoniamo spesso qui. Come mai siete legati a questa sala? Beh, a parte il proprietario Mauro è una bravissima persona, poi è veramente uno studio importante, gli strumenti si sentono e si fanno sentire, le sale sono fatte bene, quindi ci veniamo spesso. Ci venite spesso. E poi diciamo che è anche spaziosa e non manca. Assolutamente. È una cosa che è importante questa. Allora grazie, intanto entriamo. Guardate che sala oggi che abbiamo. Che ci farete sentire ragazzi? Allora, faremo sentire 4 brani estratti dal nostro primo disco che dovrebbe uscire a breve. Sono Rome is Burning, Dogman, Bullet of Noise e Out of My Time. Benissimo. Allora preparatevi. Ciao a tutti, ciao amici di Garage and Roll. Siamo qui oggi per un puntatone speciale con, però lo devo pronunciare bene, Bullet of Noise. Ci vuole il dizionario, ho controllato la pronuncia che qua Cristiano se no ci bacchetta. E una puntata speciale, prepariamo un caffè, questa volta ancora più speciale, ma non vi diciamo niente, poi ve lo faremo assaggiare. Adesso c'è Lara che dice che ha preparato poche domande, ma io non ci credo mai. Secondo me sarà come al solito un interrogatorio scherzoso dove ci racconteranno la storia di questa band. Prima di tutto intanto si presentano loro, no? Dicono i propri nomi ovviamente. Ciao, sono Guido. Cristiano, Ivan, Mauro. Esordirete tra pochissimo con il vostro primo album, Rome is Burning, giusto? Questo album ripercorre in 13 brani il Seattle Sound degli anni 90, no? esattamente, almeno ci abbiamo provato. Io mi domando, vuole letteralmente, diciamo, essere una cartina da tornasole un po' alla situazione attuale della nostra città, perché Rome is burning, no? Vuol dire Roma sta bruciando, quindi
spiegaci questo titolo dell'album. Allora, no, diciamo che è nata un po' per caso 2 anni fa, quando ci sono stati incendi incredibili a Roma, che Roma veramente stava bruciando, e lì è nato il testo della canzone, ma semplicemente parla di un'amicizia finita, e collegavo l'amicizia finita con Roma sta bruciando. Ok, perché è la tua città, no? Quindi Sì, abitiamo a Roma, quindi ci sembrava il caso, essendo noi di Roma, di chiamarlo così, insomma. Ok, e c'è un filo conduttore in questo disco che avete seguito? Abbiamo cercato di ripercorrere quel suono lì, adolescenziale, perché noi insomma, siamo nati negli anni 70 e negli anni 90 avevamo 14-15 anni. Però diciamo che nel nostro album, nelle nostre 13 canzoni, ripercorriamo un po' tutti quei gruppi lì, dai Nirvana ai Soundgarden, passando per i Pearl Jam. Avete deciso di fare un album in un momento nel quale invece è comune pubblicare singoli, no? Come strategia discografica. E come mai? Ecco, poi un album di 13 brani, voglio dire, non di, no? Avete strafatto, come si dice. Ma diciamo che all'incirca abbiamo più di 25 canzoni. Alla fine abbiamo scelte 13. E ognuno ci ha messo del suo, o in questo caso sei tu che componi e loro arrangiano. Gli propongo le mie idee e poi la canzone si sviluppa. sviluppano, Sì, certo. assolutamente. Quindi domandiamo agli altri membri Vai, del gruppo. ho È un parlato. gruppo democratico? Ok. Assolutamente Taglia, sì, assolutamente sì. No, scherzo. Alla fine ognuno di noi mette il suo nel proprio strumento, non uscendo ovviamente troppo fuori dal genere musicale, perché sennò poi ovviamente vai fuori contesto. Queste canzoni hanno una fortuna o una sfortuna, non so, decidete voi, che io quando le compongo io già so come devono suonare dall'inizio alla fine, cioè io ce l'ho proprio in testa, anche da solo, poi non ho le capacità per fare i cassoni, quindi ho preso un fenomeno alla chitarra, perché sennò Guido non ci Sai sarebbe. scegliere. Guido, voglio che ci dire, dici no? di questi assoli che si dice che sono morti nella musica contemporanea, che non va più? No, Io dico non sempre so, di non no. so, no, non so, non può morire. Cioè è un momento in effetti sì, dove il chitarrista potrebbe anche non farlo, cioè la gente non gli piace, lo capisco. Però per chi suona, cavolo. È gratificante, voglio dire, certo. dopo tutti quegli anni di studio. Non me ne frega niente degli altri, io faccio il piazzone, sono certo. contento. Certo. Forse a livello mediatico dicono questo, ma il nostro piccolo documentario di Garage Roll dice che comunque c'è ancora tanto rock e tanta voglia Diciamo di sonorità tradizionale. Purtroppo è anche un po' l'educazione, perché adesso vanno un po' di moda. Guarda, puoi tranquillamente parlare Mauro che ha dei figli e comunque li porta a vedere i rapper. Vabbè, lui è un po' più trasversale Quindi, forse allora. Vabbè, è ovvio che uno cerca il più possibile di far capire ai figli le origini della musica, quindi insomma la batteria, il basso, il pianoforte, però diciamo che alcuni personaggi trap del momento fanno talmente tanti video, tanti YouTube e Spotify, ci sta, è il mondo nostro. Poi le canzoni ormai a farti farmele sentire le canzoni non parlo Le anch'io. canti anche tu.
ricorre l'anniversario della morte di Kurt Cobain, no? Il 5 aprile del 1994, come tanti sanno. E il vostro album casualmente esce proprio, no? In questi giorni. Allora, Cioè, è una casualità o è allora, una scelta? il- Perché ha coinciso quasi. il disco, diciamo che come data doveva uscire il 5 aprile. Forse ci stiamo ripensando perché c'è un'etichetta che vorrebbe Tradurre, sì, e quindi verrebbe spostato a settembre, quindi questa cosa la stiamo vedendo. Ah, vedi? Però, non volevo svelare. però era un non avevo caso, svelato comunque nulla. sarebbe stato un caso. Stato Sì, un caso, questo fatto caso sì. bene. Per adesso arriveranno i CD fisici. Che distribuirete anche, mi immagino, durante i live, no? Sì, che assolutamente farete- sì, ma ci possono chiedere anche tramite il sito web, se ci Volete, contattano. sì, Diciamolo. Allora, il sito web è anche quello in work in progress, www.bulletofnoise.com, ma è un work in progress. Diciamo che tra una settimana, 10 giorni dovrebbe essere già attivo. Lì ci sarà un'email, ci contatteranno e potremo fargli avere il CD fisico. Ok. E La pagina Facebook. nella pagina Facebook uguale Bullet of Noise. E Instagram. Instagram all'underscore, Bullet of Noise underscore. Invece parliamo di musica dal vivo, state preparando qualche concerto? Diciamo che dovremo presentare il disco fisico e Spazi, se tutto immagino. va bene, sì, penso a metà di aprile, fine aprile ci avremo la prima serata. Vorremmo creare un mini tour europeo nostro tra Austria, Svizzera e Germania, se possiamo realizzarlo. Certo, in Italia è difficile, per il genere e per l'inglese, onestamente, quindi noi puntiamo più all'estero, ben venga. E quindi era questa un po' la domanda, la scelta dell'inglese di iniziare Assolutamente. l'inglese. No, a parte che secondo me l'inglese è proprio più musicale rispetto all'italiano. Cioè c'ha più musicalità, a parte anche più facile perché sono più parole tronche, più rime. Alcune di queste canzoni erano in italiano, Mauro le ha tradotte lui in inglese le prime 2 o 3. Siamo riusciti, anzi guarda, abbiamo fatto un gran lavoro perché abbiamo lasciato lo stesso senso mettendolo in inglese e facendo le rime in inglese, quindi noi siamo soddisfattissimi del lavoro. Non vediamo l'ora di sentirle live, questo Anche noi. Diciamo che poi i soli e la grande batteria energica hanno portato questa veste, cioè a volte sono gli altri che ci aiutano Ma a guarda, creare. questo è un gruppo tra virgolette strano, quando noi raccontiamo la nostra storia nessuno ci crede. Cioè, Ivan non ha mai suonato una batteria acustica prima di 2 anni fa. Un talento naturale. Talento naturale, talento naturale. Ah, pare di sì. Mauro suona un po' la batteria, un po' la chitarra, alla fine è diventato secondo me un bravo bassista. Devo dire che alla fine il risultato, se piace il genere, Esatto, certo. cioè, poi siamo 4 amici e quello è importante. Invece oggi da cosa traete ispirazione? Diciamo che, te lo stavo dicendo prima, siamo comunque poi confluiti nei Foo Fighters. Ah, sempre, quindi grupponi. Ecco, tu Grupponi. parli di- Devo dire anche alcune sonorità sono un po' stoner, quindi magari un po' i Queens of the Stone Age. Sono cresciuto con i Dream Theater, quindi mi piacerebbe. Suonare un quarto di quello che suona qualcuno. Però sì, sicuramente cerco di dare più elasticità alla canzone, arricchirla, ok? Sì, sì. Quindi non un 4 quarti classico, troppo statico. E io diciamo che mi trovo veramente bene suonando il basso con un batterista così. Siamo sempre vicini, c'è tanta Lavorate di complicità pari insomma. passo, Si baciano anche alle Sì, ore. a volte sì, no, Guido, rispetto. Guido, se deve Sugli cominciare a... assoli di Guido noi ci baciamo. Se deve... Se Guido deve cominciare a dire a chi prende ispirazione, penso che siamo qui fino a No, domani. dai, la mia domanda era oggi, cioè da chi vede oggi da chi prende ispirazione? Oggi no, viene tutto dal passato. in Mi effetti. viene dal- Cioè, poi ascolticchio qualcosa, Sì, è no, pieno beh. di cose interessantissime, gente bravissima, però sono rimasto Sei ancora. rimasto lì. Del resto io venga per fare a 14 anni ho messo sul piatto un disco di ACDC Sì, dice Come così. Ballet of Noise. e da lì Il mi grunge. regalarono una chitarrina e iniziai a suonare. Così, perché quel suono mi affascina.
Beh, romantica come cosa. Beh, no, però è vero. quello che è possibile. Assolutamente. Pronto il caffè, è uscito il nostro mitico caffè biondi. Ti facciamo assaggiare. caffettino. La sera ci sta sempre bene, cominciamo direi dal più grande, ma sarebbe La più grande. lo zucchero? No, lo prendo amaro. Amaro. Io non bevo caffè, loro caffè. servo Vai, io, servi è un ottimo caffè. C'è anche lo zucchero. Comunque ve lo regaliamo Poi vi anche. regaliamo. Ah, ok. tu non bevi caffè, Tu non io bevi te lo caffè. Ma no, me lo regalo a mia Certo, moglie, visto che lei il certo, caffè a non moglie, beve. certo. Va bene. No, E la prossima volta ci inviterete però al vostro garage, vero? Assolutamente sì, noi abbiamo un garage che è molto molto piccolo, però perché no? E attaccherete anche i nostri adesivi. Assolutamente, Facciamo i gadget. Quando... Un garage roll. Oh, ma tutto là, vai, il caffè della... No, no, ecco, a te vedi il più A te grande. più grande. Perché sei fortunato che sei preso così. Però strano che non ci hai fatto ancora una domanda. Posso? Sì, Faccio certo, io il però. conduttore. Perché Bullet of Noise? Spiegaci. Allora, spiegaci. Allora, diciamo che quando abbiamo cominciato questo progetto, gli amici, i familiari ci domandavano: ma che genere fate? Ma che genere fate? Ma che genere fate? Alternative rock, che vuol dire Cos'è? tutto e non vuol dire niente. E alla fine da lì, un po' giocando anche un po' con la sonorità delle parole, abbiamo creato il nome Bullet of Noise, che vuol dire una pallottola di rumore. Non il balletto del E rumore da lì che nasce dico anche io. poi un testo, cioè una canzone, perché abbiamo una canzone che si chiama Bullet of Noise e il ritornello dice We are like a bullet of noise. Noi siamo come una pallottola di rumore, semplicemente se ascolti la canzone capisci che genere facciamo. Ah, vedi, chiara e precisa. Va bene, allora a questo punto salutiamo i nostri amici e ci vediamo alla Per prossima. partecipare a Garage and Roll scriveteci alla mail che compare sotto. C'è anche una nuova iniziativa Assolutamente. che andate a curiosare sul nostro canale YouTube. Ringraziamo i of Noise. È un Dai. posso No, scherzando, no, allora, io, io vorrei ringraziare voi perché secondo me questa è un'iniziativa molto bella e interessante. Complimenti perché avete avuto un'idea Ci veramente, no, veramente, avete avuto un'idea molto molto carina. Bravi veramente. Onorati. Onorati davvero, noi. sì, anche- Mi raccomando, mandate i video, contattateli, fatelo. Esatto. Se volete assaggiare il nostro mitico caffè Biondi, contattateci e ringraziamo anche il signor Biondi. Saluto a tutti, ciao. Nella prossima puntata di Garage and Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage and Roll.